Allora ragazzi, facciamo il punto su questa eredità. La vecchia ha tirato le cuoia e ora i barri vostri. E fin qui ci siamo. Zio, ma come ti esprimi? Quella vecchia era tua moglie, pace all'anima sua. E va bene, diciamo pure che la mia cara moglie è volata in cielo e ha ritenuto attraverso le sue ultime volontà di darvi un aiutino che vi libera dal vostro stato di disoccupazione cronica. Zio, noi facciamo del nostro meglio, ma il lavoro oggi non si riesce a trovare. Parliamoci chiari ragazzi, i vostri genitori continuano a lavorare all'estero e non navigano certo nell'oro e questo è un fatto assodato. Lo sappiamo. Ed io per voi ho fatto quello che ho potuto, ma non posso pagarvi l'affitto a vita solo perché ho qualche soldino da parte. Cercate di comprendere, non è neanche giusto. Soldino, zio, ma se sei ricco sfondato? È esattamente quello che tutti pensano di me, ma purtroppo non è vero, sono pieni di debiti. Anche tu. Comunque, visto che da domani avrete un bar a disposizione, finalmente potete incominciare a camminare con le vostre gambe. E io da adesso non vi sostengo più. Zio, ma va benissimo. Avere oggi un bar è una fortuna inaspettata per noi. Che Dio sia benedetto, anzi, che zia sia benedetta. Calma, calma, non ti entusiasmare troppo. Il personale del bar, chi lo sta pagando ora? Ma quale persona? Il bar è chiuso, lo dovete aprire e lavorarci voi. Noi? Ma se Max non è buono neanche ad aprire un barattolo di Coca-Cola. Non abbiamo mai fatto questo lavoro, zio. Voi non avete mai fatto nessun lavoro, se è per questo. Non è vero. Divertirvi la sera e dormire fino a mezzogiorno. Questa è sempre stata la vostra attività preferita. Andiamo su. Zio, io quest'anno ho lavorato ben 7 giorni. Bene, come Dio quando fece il monte 7 giorni, lo hai eguagliato. Non ci scherzare. Non l'ho mai raccontata a nessuno questa cosa, anche perché me ne vergognavo un po'. Ah certo, a lavorare un po' ci si vergogna come darti torto. E cosa avresti fatto di bello? Sentiamo. Ho sostituito un rappresentante di articoli destinati ai sexy shop. Ah, questa non la sapevo. E non hai portato a casa niente? Che lavoro interessante. Beh, ecco le chiavi ragazzi. Scusate, vado a prepararmi l'estetista fra 10 minuti. Passerò domani in bar per farvi vedere come si fanno i caffè e come si aprono i barattoli di Coca-Cola. Pur titubanti e con mille dubbi, i nipoti di zio Carmelo e di zia Emily giunsero a destinazione in un posto dimenticato da Dio e dagli uomini, almeno fino a quel momento. E quello? Sarà di zio Carmelo? Zio Carmelo va a cavallo? Boh. Inizia a venire gente. Mi ha detto lo zio che qui c'è una clientela abituale, gente che viene praticamente ogni giorno. Pure quelle? Credo di sì, abbiamo la fortuna di avere l'università a 300 metri. Carina. Concentrati sul lavoro, fratellino. Sì, certo. Prego, signori. Acqua minerale. Per lei? Acqua naturale. Minerale? Certo, naturale. Naturale, non fredda? No, signorina, intendevo dire che è naturale il fatto che noi beviamo acqua minerale. Fin dai tempi di sua zia. Per cui vi porto 2 bicchieri di acqua minerale. Sì, naturale. Va bene, signori. Anzi no, ci porti una bottiglia d'acqua minerale. 2 bicchieri e una bottiglia di acqua minerale. Naturale? No, gassata e che mi vada di traverso. Certe tue reazioni a volte non le capisco. Deve venire vicino a Trieste. Non c'entra il Roxy Bar. Roxy Bar è a Bologna. Tutto a posto, signori? Desiderate qualcos'altro? Abbiamo degli ottimi dolci. Siamo a posto, grazie. Ah, scusi, ci può portare 2 fettine di limone per l'acqua? Ma certo, le fettine di limone. Scusate, a volte sono un po' distratta, come mai non ci ho pensato prima. Buongiorno, io sono Luisa, ero molto amica di vostra zia Emily.
Ragazzi, complimenti, voi non avete idea di che piacere si provi nel rivedere questo bar di nuovo in attività. Grazie, signora. Lo abbiamo riaperto con le dovute istruzioni. Dobbiamo fare ancora un po' di pratica. Non sarà difficile, vedrete. Sapete, questo è sempre stato un bar speciale. C'erano certi personaggi. Me ne sono accorta. È arrivato anche il signor Renato. Lui è un produttore cinematografico emergente. Spesso incontra qui gli attori dei suoi film. Interessante. A me piacerebbe fare l'attore. Sì, chissà di che genere, ma concentrati sul lavoro che è meglio. Ragazzi, io vado a sedermi. Ah, un caffè per favore, grazie. Ma che fa? Forse è un affare con il produttore. Max, il bar è nostro. Non è che la gente entra e fa quel cavolo che gli pare. Ok, vado a chiederle cos'è quella roba, mi ha incuriosito. No, caro, tu non vai a chiederle cos'è quella roba, ma la inviti semplicemente a far sparire quella roba, intesi? Oggi sei veramente intrattabile, ma che hai il ciclo? Senti, Dolly, questa deve essere una cartomante. E allora? Falla sbaraccare, su! Ti prego, Dolly, lo sai che ho sempre avuto paura di certe cose? E se poi ci lancia una maledizione? Guarda che quelle arrivano, eh! Cosa ti ho detto di fare? Fatto un altro giorno, ok? Promesso. Promesso. Posso? Sì, certo. E sarebbe possibile un consulto, solo se non pago. Illustrissimo, ma ci mancherebbe altro che io faccia pagare uno come lei. E il consulto è gratis, a patto che lei mi inserisca nel suo nuovo film. Che le faccio fare, la cartomante? E perché no? Magari una di quelle che non ne azzeccano una. Con tutto il rispetto, io non è che ci credo tanto a questo genere di pratiche. Così è una mia curiosità. Padronissimo, non mi offendo mica, io ho troppa stima di lei. Che poi, che ci vuole a sapere il futuro? Ah, la conosce quella barzelletta dell'indovino. Allora, c'è un cliente che va dall'indovino. Toc toc, l'indovino. Chi è? È il cliente. Cominciamo bene. Illustrissimo, vuole che cominciamo? Ah, sì, certo. Chi è dello Scorpione? E che ne so? Chi conosce del segno del Leone? Io sono Scorpione ascendente Leone. Forse sono io? La prego, mi sto concentrando. Mi scusi tanto. Si segni questa data, l'11, un evento importante per lei. Di che mese? Nell'aldilà non esistono i mesi. Non sapevo. Lei è una persona molto tenace, non si arrende neanche di fronte all'evidenza. Questo è vero. Raggiungerà tutti i suoi obiettivi sul lavoro, ma nulla le sarà regalato. Ogni cosa sarà sudata, conquistata con grande fatica, ma ce la farà. Ora può farmi lei una domanda? Beh, del lavoro mi ha detto, e vorrei sapere qualcosa sull'amore. Lei sembrerà strano, nonostante il mestiere che faccio. Insomma, come dire, vorrei incontrare una donna, seriamente intendo. Bene un po'? Lei è stato sposato, non proprio sposato, una lunga relazione. Mai avuta. Sono sempre stato uccel di bosco. Vedo una cosa molto strana, un legame forte. Incontrerà una donna. Ah, e questo mi fa piacere. Quando? Non esce fuori. Molto strane queste carte. Un tavolo. Troverà un tavolo sulla sua strada. Stia molto attento. Tavolo. Ma stiamo parlando di donne, siamo passati all'arredamento. Ora sono molto stanca. La mia energia si sta svuotando. Oh. Un tavolo. Quando arriva questa limonata? Mi scusi,
Sì, ero al telefono. Ti sei fatto altri selfie? Ma che ti servono tutte queste foto? Le metto su Models in the Kitchen. Pensi, signor Carmelo, sono arrivata già a 20.000 follower. E brava! Guardi questa. Che ne dice? Vuoi un consiglio? Non te ne toccare. Beh, un po' ci vuole, lo fanno tutte. Ed è sbagliato. La faccia deve essere naturale, guarda me. Quando mi faccio una foto sembro un attore di Hollywood. Ma lei è fotogenico, si vede subito. Io no, mannaggia. Merito del mio estetista. Beato lei che se lo può permettere. Cosa? L'estetista. Ci passerei ore, invece purtroppo con il mio stipendio. Vorresti dire che ti pago poco? No, è che spendo per altro, scarpe, vestitini. Sa, il mio sogno è quello di fare l'attrice, la modella. Non ci dormo la notte. Magari con le sue conoscenze, perché non mi aiuta? E vai al bar dei miei nipoti, no? C'è un produttore cinematografico che conosco bene. Ma non dire che ti ho mandato io. Passi di là, gli fai 2 sorrisetti e la cosa nasce cosa. No, non lo farei mai, mi vergogno. Pubblichi foto di tutti i tipi e poi dici che ti vergogni. Signor Carmelo, come fa a sapere cosa pubblico? Allora è scritto anche lei su Models in the Kitchen, forte. Semplice curiosità. Ho sempre avuto problemi a propormi dal vivo. E perché? E se poi non sono adatta? Ci resterei malissimo. Non sopravviverei ad un rifiuto e perderei la mia autostima. Sarebbe un colpo terribile per me e avrei la vita rovinata per sempre. Non ci voglio neanche pensare. Sono molto sensibile, lo sa. Lo so, si vede. Senti, invece... Sì? Mi è venuto voglia di un buon caffè, fammi un caffè. Va bene, signor Carmelo. Poi posso andare? Grazie. Mica male il tipo. Ma sta Luisa non potrebbe fare la cartomante a casa sua? Guarda che da non credere. Che ci vuoi fare? Pare che la zia l'avesse abituata così. Comunque dicono che non si fa pagare, fa la cartomante per passione. Sì, vive di rendita. Svegliati. Abbiamo incassato in tutto 7,50 €. Fantastico. Considera che ci sono anche le spese del locale, le tasse. Non capisco, eppure c'era gente. Non tanta magari, ma... Certo che c'era gente, caro, ma non serve. Vuoi che ti scorporo l'incasso nel dettaglio? Lo so a memoria. Vai, infierisci. 3,80 € hanno speso le studentesse che sono rimaste qui per ben 5 ore. 1,20 € il caffè della cartomante, il produttore non ha consumato. Poi ci sono stati quei tipi che hanno bevuto acqua minerale con quelle fottutissime fettine di limone, 2,50 €. O sono stati qui 8 ore a giocare a carte e bevevano acqua. Ti rendi conto di come è cambiato il mondo? Che morti di fame. Forse erano vegani. Potremmo pensare di aumentare i prezzi. Infatti la zia non faceva pagare il servizio al tavolo e noi abbiamo fatto lo stesso. Potremmo mettere noi il servizio al tavolo. Portiamo la bottiglia d'acqua minerale a 5 €. Anzi, a 10 €. Più 1 euro per ogni fettina di limone. No, non risolviamo così il problema. Bisognerebbe creare un bel giro di bella gente. Gente che va, che viene, che spende. Anche puntare sul turismo, fare spettacoli. Si potrebbe, sì. Il mio amico Daniel canta benissimo. Senti, ragioniamo con calma, prendiamoci 5 secondi di pausa. Accordati. Perché non rifare? Non rifare? Perché non rifare l'inaugurazione del bar? In fin dei conti è pur sempre una nuova gestione, non ti pare? Ottima idea. A volte ti funziona il cervello. Scusate bambine, sapete forse di chi è questo tavolo? No, è già qua da stamattina. Dai, su, prendila, che bella! Al ladro, ha rubato il tavolo! Al ladro, ha preso il tavolo! Posso andare a suonare il piano? Sì, cara, vai. Quei fiori Li ho messi io. sono orrendi, dove li hai presi? È un matrimonio. Piuttosto vai a prendere un po' di salviette, per favore.
Non ce ne sono più. Come può essere? Vai a comprarlo un attimo. È tutto chiuso a quest'ora. Pensarci prima no, eh? Che vuoi che sia? Vado a prendere un po' di carta igienica. Sei fuori. La piego a forma di vela in modo che non si capisca, fidati. Ma per favore. Piuttosto fai un discorso, qualcosa, altrimenti si annoiano. Che diavolo vuoi che dica? Quello che ti viene in mente, vai sciolto, spontaneo, ringraziali della loro presenza, presenti il nostro programma, eccetera, eccetera. Eccetera, vai, su. eccetera. Signori e signori, un attimo di attenzione, Max deve dirvi 2 parole. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Abbiamo ritenuto di accettare questa sfida e di mantenere in vita uno dei bar più belli e storici della nostra regione. Perché le cose belle non devono mai morire. Lo abbiamo fatto in nome dell'arte e della bellezza, ma soprattutto perché eravamo disoccupati. Sì, gentili ospiti, eravamo disoccupati, quasi alla fame. Come molti di voi, d'altronde, che questa sera sono venuti qui solo per mangiare, ad esempio. Solo per mangiare, ma per divertirsi, perché da oggi questo bar diventa un punto di ritrovo per i giovani, un ritrovo per gli artisti. Ospiteremo gli spettacoli live, la musica, il cabaret. Anzi, se siete d'accordo, battezziamo subito questa nuova iniziativa denominandola Bar Musical Cabaret. Olle! Ora vi presento il mio amico Daniel, un cantante bravissimo che vi farà sentire il suo cavallo di battaglia. Vieni, Daniel. Ciao Daniel, come stai? Ciao tesoro, felice di esserci. So che il tuo gruppo è in tournée, per cui potremo mettere una tua base. Sì, a base militare, andiamo avanti, dai. E adesso vi farò una canzone senza orchestra. Singing, singing, sing in the night. Questo non mi piace, questo non mi piace. Facciamo un'altra. E anche tra le opcina senato disgraziato, venendo so per scorcolare una casa ribaltata. Buona di Dio che lo giorno del lavoro e dentro lo che era che povero frenato. La mia buona che viene che va e dici che il mondo se la riguarda. La mora che viene che va e dici che il mondo se la riguarda. Viva l'Arco e spesso il mondo triste che va di te e va di mai sempre che ti mai passione viva l'Arco. Daniel, io dovevo inaugurare un bar, non un ritrovo per alcolisti. Cerca di capire. Prendiamo un caffè, dai. Guarda, ora non ho tempo. Comunque con me è chiuso, sappilo. Sarei dovuto intervenire io. Non avete esperienza in fatto di inaugurazioni. Il giorno dopo avevamo gli stessi clienti, né uno di più né uno di meno, con cartomante e produttore fissi ai loro posti. Hanno preso un caffè in tutta la giornata. E quelli che giocavano a carte? C'erano, ma non serve. Abbiamo messo l'acqua minerale a 10 euro a bottiglia solo per loro. Hanno pagato senza batter ciglio. Per me sono pazzi. E allora se sono pazzi mettete l'acqua minerale a 100 euro. Si potrebbe, perché no? No, meglio di no. La finanza controlla i prezzi. Però fatemi pensare, un produttore cinematografico che praticamente ha il suo ufficio in un bar, si potrebbe scocitare qualcosa. Un casting di modelle. Ma per favore, zio, non so come dirtelo. Noi avremo bisogno, se puoi. Cosa vi ho detto? Non vi sostengo più nei dei soldi. Solo per stavolta. Quanto vi serve? 500 euro per l'affitto. Va bene, vi risolvo il problema. Sei un angelo, zio. Vostra zia è un angelo. Io, il più tardi possibile. Scusate, moro l'estetista. Zio, i soldi ci servirebbero ora. Ma state scherzando? Quali soldi? Se sono pieni di debiti. Ma prima ci hai detto... Ho detto che vi risolvo il problema. Potete rirestare da me per un breve periodo. Vi do una parte della casa e comunque sarete indipendenti. Devo scappare, scusate.
Va benissimo anche così, grazie. Festeggeremo, zio. Sì, ma senza inaugurazione. Togliere, mettere, fare un raffronto, sommare, moltiplicare, dividere. E i logaritmi? Un risultato, quale? Manca qualcosa. Aggiungere, ma come arrivare? Sarà, non sarà, uno sguardo, un consiglio, vero o non vero? A che serve? Qui, là, non so, giungerà, chi lo sa, se arriverà. Chi? Alibaba. Salve, Macius. Cos'è? Non ha mai visto una donna? Da dove? Mamma mia. Quidagis? Come, scusi? Quidagis, Macius. Non sono tanto bravo in latino, a dire la verità. Macius. Macius nel senso... Il tuo nome, Macius. Il mio nome? No, io sono Rudy, a dire il vero. Tu ti chiami invece? Aurelia. Aurelia? Bel nome. Ma come hai fatto? Non sei mica un fantasma, no? Comunque io dei fantasmi mai avuto paura. Poi tu ti presenti anche bene. Quanto tempo è passato. Sono felice di rivederti. Per cui saresti? Ero tua schiava, la prediletta. E questo è un argomento interessante, vedi? Quando sarebbe successo, più o meno? Quel tavolo che davanti era stato appena costruito, Macius. Quando sarebbe stato costruito? Nell'anno 97, avanti Cristo. Quindi devo dedurre che noi ci siamo conosciuti nell'antica Roma. Conosciuti si fa per dire. Mi hai comprata più che altro. Comprata? Comprata, sì, al mercato. Al mercato? Vabbè, non è che mi posso ricordare tutto. E quindi nel 97 tu eri mia schiava ed io il tuo padrone? Esatto. Dominus et servus. Dominus et servus. E a tutta questa storiella io ci dovrei credere? Dimmi qual è il trucco, facciamo prima. Non giocare, non è il caso. Hanno messo un bicchiere di acqua minerale a 3 euro, questi sono fuori di testa. Ma neanche cortina. Però ti portano i popcorn. Capirai. Buongiorno, acqua minerale? Ispettore sanitario, buongiorno. Ho ricevuto una segnalazione. Vorrei controllare le brioche di oggi. Certo, faccia con comodo, sono tutte qui. Intendevo quelle fresche. Non le teniamo, non abbiamo un smercio qui. Scusate ragazzi, ma voi avete una licenza dove sta scritto che vendete prodotti artigianali e tenete le brioche comprate al supermercato? No, no, al supermercato, ce le porta il rappresentante. Ma sta buono. Ispettore, noi siamo a posto. Legga bene l'etichetta. C'è scritto prodotto a base di ingredienti naturali, quindi artigianali. Dovrebbe esserci proprio scritto da qualche parte, lavorazione artigianale. Posso offrirle qualcosa da bere, ispettore? Non faccia complimenti. Le faccio un cappuccino. Cappuccino e brioche, no? Cappuccino va benissimo. Che anno siamo ragazzi? Perché? È come dire, ogni tanto ho dei vuoti di memoria. Succede, capita spesso anche a me, vero Dolly? Comunque siamo nel 2022. Questa brioche andava consumata nel 2020. Preferibilmente. No. Inventati quello che vuoi, ma i soldi devono saltare fuori. 40.000 euro e mi raccomando a fondo perduto. E ricordati sempre il favore che ti ho fatto, ok? Scusa, ti devo lasciare, devo correre in palestra. Dove? Finalmente. Mi scusi il ritardo. Ti stavi facendo altri selfie oppure controllavi il mio estratto conto? Niente di tutto ciò, signor Carmelo. Mi sono iscritta a un nuovo reality. Ti mancava? È una competizione tra 12 ragazze americane, con in palio la possibilità di fidanzarsi con il principe d'Inghilterra Harry. E tu ci credi? Metteranno un sosia, dai, e poi non sei americana. Io ho scritto di esserlo. Mio bisnonno aveva origini americane, per cui... Servirà a sapere almeno l'inglese, lo sai? No. Idea. Al provino posso dire di essere muta, così faccio anche tenerezza e mi prendono di sicuro. Scusa un attimo, ed io? Mi lasceresti da solo? Ma no, scherzato. Volevo vedere la sua reazione. Non lo farei mai. Mi fa piacere. Ed ora che si è rinfrancato, me lo darebbe un aumento di stipendio? Che furba.
si può fare. Questo mese i soldi mi sono volati via senza accorgermene. Non per farmi gli affari tuoi, ma tu il fidanzato ce l'hai? Ancora no. Ho uno spasimante a dire il vero. Innamoratissimo, bel ragazzo, gentile, ma non ha un soldo. Non mi ci posso mettere. Hai ragione, che ti serve? Come mi capisce lei? Fin troppo. Vede, è uscito il 4 e il suo valore è mistico. È considerato un numero inquietante. In che senso? Rappresenta l'araba fenice della numerologia che dopo la distruzione rinasce dalle proprie ceneri. Nella tradizione esoterica il 4 rappresenta la cifra della reincarnazione e per cui è possibile che... È possibile cosa? Senti, io non capisco niente d'esoterismo. So solo che è entrata una donna a casa mia, ha detto che è mia schiava ed è sparita. È ritornata dal passato per esprimere un sentimento che a quel tempo non ebbe il coraggio di rivelare. Lei le piaceva. Cioè, questa è tornata dopo 2000 anni per dirmi che si era presa una sbandata per me. È difficile da spiegare. Si tratta di un debito karmico legato alle vostre vite passate. Debito karmico? E che dovevo dei soldi a qualcuno? Forse era meglio non prendere quel tavolo. Oh, ma ha detto tu incontrerà un tavolo, io l'ho preso. Che lo dovevo lasciare là? Ok, mettiamoci una pietra sopra. Che sia stata suggestione, un sogno o qualsiasi altra cosa. Questa storia finisce qui, giusto? E butta sta carta. Finisce, certo. Era questo che volevo sentire. E sai, mi devo concentrare sul mio lavoro. Non è che mi posso distrarre con dei fantasmi. Era carina però. Prego, Il giornale, grazie. da bere? Niente, grazie, solo il giornale. Se ho voglia di bere qualcosa, la informo. A disposizione. Con Emily sono abituato così. Sì, ma Emily non c'è più. È in ferie? No, è morta. Morta. Com'è morta? Ma si scoppiava di salute. Così la vita. Oggi semo, domani non semo. Oggi suso, domani in muso. Non è possibile! Non faccia così. Si calmi, su. Ma come la vuoi che stago calmo? Come la vuoi che stago calmo? Che la me doveva 1.000 euro. Come li becco sti soldi adesso? Gli eredi. I nomi degli eredi. Non aveva nulla, neanche il bar era suo. È morta in miseria. Ma che disgrazia! Oddio, stago male. Non arrivo a cazzarmi. Il cuore. Il cuore. Sì, sei qua, sì, sei qua! Stago per morire, il cuore! Senta, so che non è molto, tenga. È tutto quello che ho. Grazie, caro. Tu sì che sei un uomo. Uè, questa è una giornata fortunata allora. Per me tutti. Questa è una rapina, tirate sulle mani. Tirate sulle mani. Metti le mani sul tavolo. Caccia i soldi. Metti le mani sul tavolo. Caccia i soldi. Metti le mani sul tavolo. Scusa, una domanda. Sì. Prima i soldi o prima le mani? No, non fare colpo che ti sparo. Si è scudata un cappuccio. Ma che per il tuo culo? Caccia i soldi. Caccia i soldi. Forza ragazzi, anche voi. Tira sulle mani. Forza. 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 Bravo. Forza pensionata, oggi è il giorno di festa. Uè, strega! Forza! Fermi tutti. Tirate sulle mani. Bravi. Arrivederci, grazie tanto. Chiama la polizia. E beh, ci sono cose peggiori nella vita, no? Cappuccino? Offro io. Questo era il tuo vino preferito, mio padrone. Di nuovo qua stai? Certo, il mio permesso non è ancora scaduto.
Ma quale permesso? Non te lo posso dire. Magari un giorno lo scoprirai. Dipende da quando lascerai questa vita per la prossima. Intanto bisogna vedere se c'è una vita prossima. E senti, secondo me lavori in un circo e ti cadi dal piano di sopra. Oppure sali su dal cortile e sei una bravissima illusionista. Ci ho azzeccato, eh? Ma dai, che senso avrebbe? Quel centrino l'avevo fatto con le mie mani, ti piace? Sì, brava. Senti, per capire, se entra qualcuno in questo momento e ti vede. Nessuno mi può vedere, solo tu e neanche sempre. Pure. Conosco una cartomante, mi ha fatto anche le carte. Lei, ad esempio, ti potrebbe vedere? Ti ho detto nessuno, solo tu mi vedi. Ed è meglio così. Evitiamo le presentazioni. Ti immagini la scena? Signori, vi presento la mia schiava di 2000 anni fa. Cos'è, ti sei offesa? Hai detto tu che sei mia schiava? Vabbè che al giorno d'oggi dire schiava bisogna stare attenti. Ma quella volta andavate a ruba, eh? C'era la fila, gente così. Che permalosa. Caccia i soldi. Scusa, non sapevo che erano amici tuoi. Ma a parte questo, vai a fare una rapina a volto scoperto. Stavo emozionato, era la prima volta. Non lo faccio più, ma casomai mi copro. Oh, non funziona così. Le rapine non le fai più, capito? E anche se ci conosciamo da ragazzi, giuro che ti denuncio. Questa volta la passi liscia ad una condizione. Grazie, ma quei soldi mi servivano. Credi, mi sono messo malissimo. Devo pagare i fornitori, le bollette. E poi il banchetto al mercato. Devo chiuderlo e tengo famiglia. Quanto hai rubato? 815 euro. Carte di credito? No, non le ho toccate, no. Mi darai i portafogli intatti come l'hai presi. Mi arrangio io. Vabbè. I soldi per i fornitori ti li do io. Sei un grande, Carmelo. Ma siete sicuri? Quelli dell'acqua minerale erano un ispettore sanitario. Sì, abbiamo visto il tesserino. Ci ha fatto la multa. Quanto? 1.000 euro. 1.000 euro? Ce li presti tu i soldi, vero zio? 1.000 euro per 4 cornetti scaduti. Ma è un furto. 250 euro a brioche. Non la pagate. Zio, sai come vanno a finire queste cose? Se non si paga poi arriva il pignoramento. E che possono pignorare? La macchina del caffè, ad esempio. Lo so, tu saresti contento. Così vendiamo solo panini, bibite e caffè in termos. Fantastico, no? Sei un genio. Tranquilli ragazzi, prima regola non pagare mai, poi si vedrà. Al caso ci penso io. Zio, siamo messi male. Abbiamo subito anche un furto, non so se ti ricordi. Domani potrete consegnare a tutti il portafoglio con i soldi dentro. Ho catturato il ladro. Parli sul serio? E come hai fatto? Ho fatto. Vuoi dire che tutti riavranno i loro soldi? Anch'io. E certo, documenti compresi. Dai, raccontaci la scena. Purtroppo per lui lo conoscevo e sapevo dove stava. Ho suonato il campanello, niente, non risponde. Risuono, niente. Faceva finta di non esserci il bastardo. E allora ho sfondato la porta e me lo sono trovato davanti. L'ho steso, con 2 cazzotti ben assestati. E ho recuperato aree furtive. Tutto qua. Questa è la carta della fortuna e questa è la carta dell'amor. Dell'amor? Bello? Sono 100 euro. Va bene, ti faremo sapere. Che ti ha detto Miss Mondo? Mi ha detto che se ci serve una barista, lei 2 ore al giorno sarebbe disponibile. Solo il venerdì, però. Ma è fantastico, l'hai assunta, spero. A parte che una che si propone per lavorare non ti dice il giorno e l'orario che vuole fare. E poi non abbiamo soldi noi, mi spieghi come facciamo a pagare lei? Li trovo io i soldi, a costo di andare a lavorare. Stai già lavorando. Ah sì, è vero. E impara a fare sti benedetti cappuccini, non sanno di nulla, la gente si lamenta che li fai tiepidi, scalda bene il latte, te l'ho già detto. La ragazza potrebbe benissimo sostituire te dalle 13 alle 15. Pensa, Dolly, tra un po' arriva l'estate.
2 ore non sono tante, ma non sono neanche poche. Potresti andare al mare e tornare al bar tutta bella abbronzata. Sì, io al mare e tu dietro il banco con lei. Sei fantastico. Anche sotto il banco. Buoni. Ha portato il curriculum? Sì, certo. Oh no. C'è scritto qualcosa che non va? No, non era riferito a te, è che oggi mi sono dimenticato di pagare il bollo della macchina. Ti arrivano certe multe. Senti, facciamo un test psicologico. Ti sembrerà una domanda strana, ma ha un suo significato. Tu, quante persone vedi sedute a questo tavolo? 2, io e lei. Appunto. Questa non sa fare niente, si vede. Io penso sappia fare qualcosa. Certo, qualsiasi cosa, a qualsiasi ora del giorno. E beh, confortante. Dai, non è adatta. Devo vedere prima. Cosa vorrebbe vedere? Senta, va tutto bene, ma lei, oltre alla modella, che altro sa fare? In che senso? Ah, nel senso sa recitare, esperienza, un minimo. Eh no, a parte in un cortometraggio. Bene, come si intitolava? Forse conosco. Non ho capito. Prendimi tutta! Ma che volgare! Vuoi stare un po' zitta? Mi scusi. Antipatica. Intendevo dire, parli piano di queste cose. Prendimi tutta il titolo, lì non c'è scritto. E perché? Era un regista esordiente, sa, l'ho fatto così per hobby. Si trattava di dargli una mano. Il suo primo corto. Anche troppo corto. Ho collaborato anche nella fase di montaggio. Chissà che tipo di montaggio. È stata una bella esperienza. Immagino. Ma battute ce n'erano, ne ha dette? No, parlava solo lui. Che talento naturale. E basta. Sì, basta, non c'erano altri. Signorina, io per questo mio film cerco gente che sappia recitare, presentare. Ma io sono brava, alle superiori ho fatto il talent show, ho interpretato Lucia nei Prossimi Sposi, questo la prima volta, e l'anno dopo ho fatto Giovanni d'Arco. Giovanni chi? Giovanni d'Arco, non conosce? Ah, certo, chi non conosce quel mattacchione di Giovanni d'Arco? Avrà fatto la parodia, immagino. Mi provi, mi provini, mi plasmi. Non ho parole. Ha portato qualcosa? Certo, il conte e la contessa, farò 2 personaggi. Prego. Vorreste diventare d'un tratto regina o imperatrice? Antonietta, Messalina? Forse sarebbe meglio una poveretta. Forse, povera molto, vivere di elemosina, essere giù nel fango. Forse, insultata, certo, battuta, almeno. Magari nel mezzo della strada, sull'ultimo gradino dell'abiezione, come una donna perduta. Sì, venduta, sì. Essere vilipesa, prostituta, insultata, battuta, venduta. Mi scusi, forse ho enfatizzato leggermente il finale, però ci stava, no? Ci stava. Direi che lei è un talento naturale, che dovrà emergere e va di bene soprattutto con lo studio. Può studiare 100 anni. Sono molto disponibile a studiare, mi piace. Allora? Allora che? Allora che? E le faremo sapere, signorina, nei prossimi giorni. Va bene. Grazie. Ehi bambola, sono qua i provini. Sì, ma fa attenzione che il produttore è un tipo strano, parla con te e a tratti si volta come se parlasse con un altro. Sai se ti han presa? Credo di no, è stato troppo sbrigativo e pensa che ho usato le mie armi migliori. Allora ho portato un monologo strong da brividi, l'ho riempito di doppi sensi guardandolo fisso negli occhi e lui niente, zero. Forse gli piacciono gli uomini. Vai in città? Ma è veramente... Senti, sono più importante io, metti in moto sto dinosauro. Non mi ha ancora detto cosa vuole per cena. Ci devo ancora pensare. Ho voglia di cose elaborate, particolari, sfiziose. Va bene. Signor Carmelo, vorrei dirle una cosa, ma non ho il coraggio. Cos'è, ti licenzi? Non sia mai, mi trovo benissimo qui. Ti hanno preso al talent? Sì, ma ho rinunciato per lei. Pagavano poco. Su dai, parla, che sarà mai? Mi servirebbe un altro aumento di stipendio. Te l'ho appena dato. La prego, poi non chiedo più, giuro, mi servono soldi.
Che ti vuoi comprare? Ma niente, voglio semplicemente rifarmi le labbra e una ritoccatina ai glutei. Che cosa? Così avrà la più bella cameriera di Trieste. Secondo te non faccio prima a cambiare cameriera? Uno che magari non mi guarda l'estratto conto ogni 5 minuti. Mi scusi, ma se lei lo lascia sempre in giro. Cambiamo discorso che è meglio. Senti, ho cambiato idea. Stasera mi fai una bella pasta con il tonno. E come la vuole? Come la voglio. Scoli la pasta e gli butti dentro una scatoletta di tonno. Grado di difficoltà elevato. E 2 olivette? E dai, esageriamo, 4 capperi. Ok. Oh, ma che fai? È bellissimo. Sei proprio fissato con questa, eh? Ogni tanto butta l'occhio verso il bancone e poi fa finta di guardare altro. Vecchia tecnica. Secondo me le piace da morire. Ma smettila, e poi non è mica bello corteggiare le clienti, per principio. Senti Dolly, non ti dico adesso, ma più avanti se capita, prova a dirle tu piaci a mio fratello. Anzi, leva il tu. Piace a mio fratello, secca, e vedi la reazione. Piace a te, ci devo parlare io. Ma in modo scherzoso, che non sembri neanche vero. Ti do io l'intonazione. Prendila da lontana. Ehi, come vanno gli studi? Bene, risponderà lei. E tu subito, ma lo sai che piace a mio fratello? È una cretinata totale. Allora l'assumi così prendo confidenza. Anche mezz'ora al giorno va bene. Come eri rimasta d'accordo l'ultima volta quando si era presentata? Le ho detto la classica frase per temporeggiare. Ho imparato dal produttore. E cioè? Le faremo sapere. Con intonazione, zero speranze. Sei crudele. Non ti resta che pregare. E chi prego? Un santo. Che santo? Uno qualsiasi. Cerca sul calendario, no? È così che dovevo riconquistare il mio amore, vero? Quale amore non ricordo? L'incantesimo non ha funzionato. Quale? Ma mi scusi, ma ero in trance fino un attimo fa. Mi hai detto ripeti 3 volte la mattina e 3 volte la sera queste parole magiche e lui tornerà a te. Quali? E chi se le ricorda? Per sta cazzata mi hai preso 100 euro. E lui non è tornato? Non solo non è tornato, ma è scappato con un'altra. Sarà stata più bella. Più bella? Un cesso mai visto. Ma che fai? Mi prendi pure in giro? Oltre al danno la beffa? Ritornami i soldi o spacco il locale cartomante dei miei stivali. Calma, calma signora. E domani torno con i carabinieri, giuro. No, la prego, i carabinieri no. Siamo già pieni di guai, la supplico. Max, tranquillo, le ritorno i soldi. Tutto sto casino per 100 euro. Il contratto che stipuleremo si chiama Product Placement. Lei collega il suo marchio al film. Certo, il mio caffè, a modo mio. A modo mio, al caso, sono io che produco il film. A modo mio è il nome della marca del mio caffè. Puoi andare giù pesante con il prezzo, questi i soldi che le escono dalle orecchie. Vedremo. Vedremo cosa. Non mi piace questo suo modo di comportarsi, sa? Perché ho detto? Intanto non ricorda il nome della marca del mio caffè. Vabbè, dai, distrazione d'artista, su. Bene, allora andiamo al sodo. Ti sta trattando come una pezza da piedi, fai vedere che hai una tua dignità. Non parla più? Sì, scusi, devo riordinare le idee. Che bella ragazza! E da dove è sbucata lei? Lei vede una ragazza? Certo, perché lei no? Molto piacere. Piacere mio, sei la segretaria. Lasci stare, è un fantasma. Certo, un fantasma. Prima non c'era, adesso si è materializzata. Ho sempre creduto ai fantasmi fin da quando ero piccolina. E poi, sapete, io ho uno spirito guida e mi appare proprio come è apparsa lei, così all'improvviso, e mi dà dei consigli. Pure. Si tratta di mettere una macchina del caffè in alcune scene del film. Scommetto che la signorina è vissuta nell'antica Roma, eh? Sì, brava.
Praticamente gli attori berranno il suo caffè. Che ne dice? E com'era la vita a Roma? Tu eri ricca o eri povera? Si tratta solo di decidere per quanto tempo si vedrà il suo marchio. Ad esempio, se un attore beve il suo caffè per 15 secondi, sono 5.000 euro. E dimmi, andavi alle terme, cara? Ma insomma... Ha ragione. Allora, quant'è? 5.000 euro, le ho detto. 5.000 euro? Per 15 secondi? È fuori di testa. 4.000, 3.000, non posso fare di meno. Si rende conto del ritorno d'immagine? Caro il mio produttore, noi lavoriamo con altre cifre. 300, 200 euro. E lei pensa forse che i soldi mi escono dalle orecchie? Ma non è così. E se anche fosse non li butterei in questo modo. Allora il nostro discorso si chiude qua. Quindi con lei è chiuso. Invece la signorina, signorina, teniamoci in contatto, mi raccomando. Mi telefoni. Chissà come. Te lo ripeto per l'ultima volta. Vai dalla cartomante e dille di sloggiare. Perché non vai tu? Senti, sono stufa di avere un fratello che ha paura dell'aria che respira. Magari poi mi fa un sortileggio per vendetta. Ma tu hai visto quella sua cliente? La stava uccidendo. È un'imbonitrice, solo tu non te ne accorgi. Meglio stare attenti, non si sa mai. Guarda che le maledizioni te le può anche lanciare chi non è cartomante. Figurati chi è del mestiere. È scienza, meglio non rischiare. Ma capisci che questa gente fa leva proprio sui creduloni come te e si fa i soldi? Hai visto com'è vestita? Ti sembra una poveretta? È povera, non ha un ufficio. E che le serve? La ospitiamo noi gratis. Dai, svegliati una buona volta. Ok, forse hai ragione. Vado e le dico, questo bar non è un ufficio. Non è male. Lei ha approfittato fin troppo della nostra pazienza. Stai migliorando. Della nostra indulgenza. Per cui raccatti i suoi inutili bagagli e se ne vada. Perfetto, vai così. Signore, le devo dire una cosa molto importante. L'avviso che questo bar non è un ufficio. Quindi raccolga le sue cianfrusaglie e se ne vada. Fuori di qui! Ah! Signora? Signora? Oddio. Oddio, non sarà mica morta. Dolly! La cartomante è morta! Può rimanere, signora? E questo rimane il suo ufficio. La prego, si svegli. Se muore daranno sicuramente la colpa a noi. Siamo già pieni di guai. Si mette nei nostri panni, la prego. La prego, si svegli, si svegli. Calma, sono un medico! Polso. La sendata. Come la sendata? Signora, mi sente? Può rimanere, Max ha voluto farle uno scherzo. Sembra viva. Certo che sono viva. È stato un semplice caso di morte apparente, ce ne sono milioni ogni giorno. Dovreste leggere qualche libro ogni tanto. E lei adesso sta bene? Se mi portate un caffè sto ancora meglio. Mamma mia, allora è vero. Ricordo di aver letto un fatto simile sul giornale anni fa. Durante un funerale, una defunta bussò da dentro la bara e chiese un caffè. Pazzesco, vero? Tu sei pazzesco. Già alle 9. Abbiamo mangiato pesce, patate al largo, insalata inglese. I ragazzi hanno bevuto acqua inglese. Abbiamo mangiato bene questa sera. Fa cagare. Allora, già alle 9. Che hai mangiato? Patate al largo e insalata inglese. Super. Signor Rudy, stiamo chiudendo. Ah, sì, scusi, non mi ero accorto, vado via subito. Ieri ho visto una studentessa che faceva un provino. Sì, è vero. Come sta andando il suo film? Alti e bassi. Più bassi che alti. Arrivederci.
E la vita continua in una costante routine, con i soliti clienti, sempre meno, con le studentesse svogliate fisse al loro posto ed i popcorn. Certo, i popcorn, l'unica attrattiva del locale degna di nota, spesso serviti con l'aperitivo del giorno, un bel bicchiere di acqua minerale, ovviamente naturale, con o senza fettina di limone a scelta. Si continua con l'immancabile cartomante. A volte anche zio Carmelo compare a fare visita al cavallo, che pare fosse della moglie, almeno così si diceva. Infine il produttore, me medesimo, alle prese con il mio film e con il mio fantasma. Devo ammettere che quel bar un po' fuori dal mondo mi rasserenava, mi stimolava a trovare spunti e nuove idee, con l'aiuto di un buon caffè. Ma la routine, come la noia, si sa, non è di questo mondo. Si aspetta sempre che qualcosa accada, e puntualmente accade, sia nel bene che nel male. E così un giorno, inaspettatamente, arrivarono 2 clienti molto particolari. Buongiorno, io sono Mariana Stoica. Siamo arrivati ora, veniamo da Romania. Ben arrivati, desiderate? Cosa prendete? Cosa noi prendiamo? Diglielo tu cosa noi prendiamo. Noi prendiamo il bar. Non capisco. Non vi è arrivata la lettera del notaio? No. Vi arriverà. Intanto vi presento Dimitri Baciu, figlio naturale di vostra zia ed erede legittimo di tutti i suoi averi, compreso questo locale. Nostra zia non aveva figli, siamo sicuri. Ha lasciato tutto a me e a mio fratello. Noi siamo i nipoti. Lo so, ma il vostro testamento è stato impugnato. Ci sono 10 anni per poterlo fare e ora il locale è suo. Prima vengono figli e solo se non ci sono figli subentrano i nipoti. Tu dovresti essere al corrente. Aspetta. Ma il padre, nostro zio Carmelo, doveva pur saperlo se c'era un figlio, no? Può benissimo non sapere. La sua signora può aver fatto figlio prima di incontrare lui o durante la loro convivenza. Forse è andata in vacanza con amiche. Carne debole. Santo cielo, no, durante è impossibile, se ne sarebbe accorto, no? Allora prima normale. Senta, ammettiamo che il signore sia l'erede. Lei chi diavolo è? Io sono suo avvocato. Sono esperta in successioni ereditarie, interpreto le clausole testamentarie difficili, sono specializzata in diritto civile. Va bene, non mi interessa. Mi dica una cosa piuttosto. Che prove ci sono che lui è il figlio legittimo di mia zia? Sul stato di famiglia storico lui compare come figlio. Questa è prova granitica. Questa non ci voleva. Ma è proprio sicuro questo passaggio di proprietà? Ha provato a buttare le carte? Dovrei farlo davanti a uno dei 2 fratelli per capire la situazione. Vabbè, li chiami e provi. Impossibile, Max è troppo pauroso e Dolly non ci crede, per cui... Che problema. A proposito di credere o non credere, non vedo più la romana. Avrà saldato il suo debito karmico ed è tornata dov'era. E dov'era? Boh. È certo che... Mi manca un po', È una sensazione strana. E pensi che una volta le ho toccato la mano e non ho sentito niente. La pelle, intendo, non c'era. È normale. Come normale? Aspetti. Verrà a salutarla. Ah, questa carta rossa significa i misteri. La senti ora la mano? Certo. È qui. Immagino. Devo andare ora, ma tu quella mente non lasciarmi mai, capito? Comportati bene, soprattutto con gli sponsor. Aurelia, ci rivedremo. La vita è un cerchio continuo. Certo che ci rivedremo. È come la scena del film Ghost, se la ricorda? È il fantasma che si allontana, solo che io non sono Demi Moore. Ma è uguale, giuro. Si ricorda, no?
No, è che... La cosa non mi meraviglia più di tanto. Vostra zia era una donna di mondo. Viaggi, alberghi lussuosi, amicizie importanti. Ma tu non eri con lei, non viaggiavi con lei. Ma scherzate, dietro a quella matta. Zio, ma come ti esprimi? E poi io sono pigro, la vita mondana mi ha sempre annoiato. Ma dico, non eri geloso? Eravamo una coppia aperta. Lei aveva un figlio, non te l'ha mai detto e tu non hai mai sospettato nulla. Ragazzi, vi ho già spiegato. Eravamo divorziati, di fatto separati in casa. In casa per modo di dire, perché lei stava sempre fuori. Zio, non so se ti rendi conto, il figlio ci porta via al bar. Questo è un problema. Problema? È un disastro. Saremo di nuovo senza lavoro, non che la cosa mi sconvolga più di tanto. Quello che dispiace è che in questi giorni avevamo maturato l'idea di vendere, vista la clientela di morti di fame che ci ritroviamo, vero Dolly? Già, e avremmo ricavato un bel gruzzoletto. Mi avrebbe permesso di non lavorare per almeno 3 anni. Voi non avete ancora richiesto il certificato di eredità al tribunale, giusto? Non ancora, abbiamo solo fatto l'atto di successione. Ed è stato impugnato. C'è poco da fare oramai. La legge è dalla sua. Tutto quello che vedi sarà tuo, anzi, è già tuo. Che figata! Farò venire tutte le mie amiche e farò sempre festa. Che c'è lì? Andiamo a vedere. Caro Carmelo, oggi per fare un film non serve una bella storia, non serve una bella fotografia, no? Serve un nome. E per concludere mi manca proprio quello, un VIP, un personaggio forte, che mi faccia cartello. Le posso organizzare un incontro con un personaggio e che è messo bene anche in politica. E come si chiama? Mario Machi. No. Hai visto come ci guardano? Hanno saputo di sicuro che il nuovo proprietario sei tu. Non mi hanno preso molto in simpatia, pare. Che ti importa? Anzi, direi che mi odiano. Ma che diavolo vogliono? Avranno semplicemente paura per il loro futuro, che vi sono abituati troppo bene e sospettano che la musica cambi. E cambierà. Se lo dici tu. Ehi, ho visto che hai adocchiato una ragazza, una studentessa, ti piace, no? Un po', sì. Solo un po'? Di più. Ti posso aiutare, conosco un metodo per rimorchiare al bar. Esiste un metodo per rimorchiare al bar? Certo, c'è pure un video. Aspetta, C'è mai campo in sto posto. Te lo riassumo. Sentiamo. Per conquistare una donna hai 2 strade. La prima, ti devi dimostrare deciso. Giocare un po' con la tua fisicità. Tu sei troppo eccitante. Gli insicuri non hanno spazio in questo mondo. E l'altra opzione? L'esatto contrario. Evitare di dominarla. Lasciare spazio alle emozioni, alle parole, alla poesia. Questa è una taciturna indecifrabile. Appunto, la devi smuovere con i sentimenti. La seconda, quindi. È tua. Non ci posso ancora credere. Come fanno le leggi? È assurdo. Ma poi una parte dell'eredità non spetta al coniuge. Sei separato. Nostro zio era divorziato, per cui Nisba. Che gran casino. Idea! Gli diciamo che questo bar è pieno di fantasmi. No, non regge.
Lo mandiamo dalla cartomante. Ci mettiamo prima d'accordo con lei, ovviamente. In che senso? Fa conto che sono io a dover ereditare il bar e voglio conoscere il mio futuro. Cosa faccio? Vado dalla cartomante. Lei butta giù le carte e mi dice con tono grave: non ereditare. È uscita la carta della disperazione, perché ci saranno anni e anni di disgrazie. Potrebbe funzionare, no? Disgrazie del tipo? Che ne so, di vario genere. Ci sarà una scossa di terremoto e ti crollerà il soffitto del bar in testa. Max, per favore, torna in te. È andata così, rassegnati. Stop. Illustre Mario Maghi. Come l'ho scritto, ho pensato a lei per il mio film, per un ruolo importante. Ha letto la sinossi che le ho inviato? Sì, l'ho ricevuta, l'ho letta, ma non ho capito bene che cosa dovrei fare. Il protagonista, il padre. Il padre di chi? Ne riassumo brevemente la storia. Lei è un uomo che frequenta assiduamente un night molto costoso e spende alla faccia di uno che butta via i soldi, eh? Ah sì? Grazie del complimento. Senta, intanto ci sarebbe qualcosa da bere? Sì, certo. Cameriera! Cameriera! Arriva, è un po'... si fa il selfie. Spaziale. Scusi, dove eravamo rimasti? Che io avrei una faccia di una persona che butta via i soldi. Giusto. E cosa succede poi? E che ne so io? Succede che lei nel suo privé invita una ragazza, sempre la stessa. Lei sa cos'è un privé, no? Beh, sì, più o meno. Insomma, lei va ogni sera in questo night a vedere i numeri di spogliarello di questa splendida fanciulla e se ne innamora. Ah, ma interessante. Ma cosa le ho detto? Questo è un film destinato a diventare il capolavoro del secolo. E quindi deduco che i due si mettono insieme? No, vorrebbero, ma non possono. E qui arriva il colpo di scena da brividi. Si tenga forte. Sì, mi tengo forte. Il protagonista, uomo di mondo, va. Per un curioso intreccio del destino scoprirà che quella bella spogliarellista altro non è che sua figlia. È sbalorditivo, no? Ma sta scherzando? No, assolutamente. Ma sì che sta scherzando. Questa è la scena di un film che è già uscito. Sì, non è uguale. La mia versione è totalmente diversa. Poi nulla toglie che possiamo cambiare il finale. Facciamo un remake, va di moda, sa? Andiamo sul concreto. Quante pose ci sono in questo film e quanto prenderei io per ogni posa? Ah, già, i soldi. Ha bisogno di soldi? No, non ho bisogno di soldi, ma pecunia non ho, Let. Sono 18 pose, ma niente soldi. Il film viene prodotto per beneficenza e a parte il sottoscritto che ha tutto il peso sulle spalle, gli altri, lei compreso, lavoreranno per una lodevole causa. Lei mi sta dicendo che non guadagnerei nulla? No, ma avrà un ritorno d'immagine assicurato. In questo momento, dati i suoi trascorsi politici, diciamo... Non è che la stanno chiamando in tanti, dica la verità. Ma che sta dicendo? Diciamo che è un po' in fase calante, con tutto rispetto. In fase calante ci sarai tu, dilettante da strapazzo, bifolco che non sei altro. Ti porto qualcosa? Ma vai al diavolo, vai! Un'arancia sul tavolo, il tuo vestito sul tappeto. E nel mio letto, tu, dolce dono del presente, frescura della notte. Che amore di vita. Io nel tuo letto? Ma anche il tuo va bene, non mi formalizzo. Vai a fare un giro, va? È solo una poesia. Dici che ha fatto un sogno, tutto qua. Ci state prendendo in giro? Per me è follia pura, ma se il mio cliente ha deciso così, devo accettare. Aspetti, ricapitoliamo.
Lui eredita un terzo del bar e il resto rimane nostro, ho sentito bene? Esatto. Non ci vedo chiaro. Da dove è uscita questa sua anima francescana? In sostanza, dove sta il trucco? Nessun trucco. Ho riflettuto a lungo. Io ho mia vita a Romania e non sono certo povero. Voi invece non avete nulla, non posso togliervi pane da bocca. Esagerato. Ma che ti sei sognato? Sembri un'altra persona. E mi è apparsa mia mamma e mi ha spiegato molte cose. Anzi, lascerei stare anche la quota di un terzo. Il bar sarà solo vostro, io non voglio nulla. Quindi rimane tutto come era prima? Io non sono d'accordo, ma se lui vuole così, sia fatta la sua volontà. Io ti ringrazio dal più profondo del cuore, questo ti fa onore. Ringrazia Dolly. Fatti gli affari tuoi, fratellino. Come formalizziamo questa eredità? Non è difficile, basta la sua rinuncia dal notaio e la vostra accettazione. Siamo ancora in tempo. Quindi dovremmo essere tutti presenti. Andiamo subito dal notaio, lo chiami? Ora è chiuso, fisso un appuntamento, poi vengo a prendervi qui e andiamo insieme. Ottimo. Sai quando ti prende, come chiamarlo, sesto senso? Ecco, sesto senso è la parola giusta. E il tuo sesto senso ti ha imposto oggi di chiudere il bar per mezza giornata senza motivo? Non potevo affrontare questo argomento solo con te senza lo zio, te l'ho detto. Io so solo che dopodomani abbiamo l'appuntamento con il notaio e dovremmo chiudere un'altra mezza giornata. Mancato guadagno. Forse per questa mezza giornata il bar potrebbe rimanere aperto. E indovina chi ci sarà dietro al banco? La studentessa Nicole. Grande! Mamma mia, quante emozioni tutte in una volta. Il bar che ridiventa nostro, Miss Mondo dietro al banco. Dolly, ti voglio un gran bene. Non sarà proprio così. In che senso non sarà così? Se possiamo stringere, tra un po' devo essere dall'estetista. Va bene, tirate un bel respiro e ascoltatemi rilassati. Sono andata a ritirare la montagna di posta arrivata all'indirizzo vecchio. Ci voleva. Cambiamo indirizzo ogni 5 minuti, vero zio? Sono arrivate le bollette del bar e c'è un'ingiunzione di pagamento per un arretrato di 50.000 euro. 50.000 euro? Zio, tu non ne sai niente? Qualche debito relativo alla vecchia gestione ci può stare. E non è finita qui, il bello viene ora. Questo è un avviso da parte della Guardia di Finanza e da questo documento si evince che la nostra carazia ha evaso le tasse per 700.000 euro. Addirittura. So che aveva altre attività che poi ha venduto. Chissà cosa ha combinato. E non è detto che sia tutto qui. Beh, che c'entra? I debiti sono della zia, lei non c'è più, si attaccano al tram. Infatti, i debiti non sono vostri. Vorrei ben dire. Sono degli eredi. Appunto. Appunto. Quindi? Prego, signori. E lei che ci fa qui? Come che ci faccia lavoro? In che senso? Cosa ci può fare una persona dietro un banco di un bar? La barista Vede che lo sa. mi sta prendendo in giro? Credo di aver capito. Ora che sono sicuri dell'eredità, iniziano ad assumere personale. Questi 4 gatti assumono personale. Ehi bamboccio, modera i termini, che già ci stai sulle palle. Stai calmo, vogliono provocare. Infatti, ma io non ci casco. Sente signorina, vada a chiamare per favore Dolly e Max. Abbiamo un appuntamento. Dica che c'è anche il notaio, così perdiamo meno tempo. Mi spiace, ma Dolly e Max oggi non sono qui. Non ci sono qui? No. E chiamali dove sono. Ho dimenticato il cellulare a casa. Chiamali tu. Non ho il numero. Come non ce l'hai? È prima cosa che dovevi chiedere. Sapevo di trovarli qui, non ci ho pensato minimamente. Scusate, qualcuno ha il numero di Dolly oppure di Max? Figurati se ce lo danno. E lei notaio forse ce la provi a guardare? Purtroppo no, però c'ho quello dello zio. Ma va benissimo, chiamiamolo zio. Mi danno un raggiungibile. Riprova, forse risponde segreteria. Free message. The
number you have dialed is unobtainable. E adesso? Adesso aspettiamo, arriveranno. Avranno avuto un contrattempo. Un ritardo ci può stare. Giusto, non drammatizziamo. Arrivano, se non altro per chiudere il locale. Non so se potrò stare qui fino a sera. Messaggio. Sono loro. Cosa diavolo c'è scritto? Gentili signori, purtroppo non possiamo venire all'appuntamento e non possiamo nemmeno accettare l'eredità. Abbiamo deciso di cambiare vita e oggi siamo partiti, siamo andati all'estero a raggiungere i nostri genitori che avevano urgente bisogno di noi. Poi si vedrà. Cosa si vedrà? Ci è sembrato anche giusto non approfittare della vostra grande generosità. Lui è il figlio ed è giusto che sia lui l'erede. Noi ci saremmo sentiti degli usurpatori per tutta la vita. E poi, diciamolo come baristi, siamo completamente negati. Grazie lo stesso, distinti saluti. Sono impazziti. Potremmo risolvere tra noi intanto. Sta scherzando? Sei stato proprio lei a dire che non conveniva ereditare perché mia mamma aveva valanga di debiti. A parte che poteva accorgersene prima e io non partivo. Non è che sarò mica costretto a farlo, no? Signor notaio, mi guardi bene in faccia. Non è che sarò costretto ad accettare questa eredità, vero? Costretto proprio no. Appunto, niente ricevere, niente dare. E poi ci sarebbe... Cosa? La mia parcella. Quanto? 20.000 euro più IVA. E li devo pagare io? Certamente sì. Proprio un bell'avvocato. E io che mi sono fidato di te. Sapete cosa vi dico? Fate schifo tutti e due. Sparite, sanguisughe. Aspetta, parliamoci. Trova sempre una soluzione. Andate a cagare. Ma l'entusiasmo non durò molto e quel bel posto in mezzo al verde ritornò alle sue origini, vuoto. Perché Dimitri Baciu, rientrato in Romania, riuscì a rinunciare all'eredità e così 750.000 euro di tasse da pagare rimasero sospesi nel nulla. Sospesi per modo di dire, perché in questi casi, per cifre del genere, lo Stato difficilmente ti fa sconti. Guardate che non potete stare qui. Beh, io vi ho avvertito, Peccato che un bar così bello debba rimanere chiuso. Ma perché? È convenuto a tutti così. Ma lei con tutte le sue conoscenze non ha potuto far nulla? E chi ti dice che non ho fatto? Riapre il bar? Non ancora, ma riapre. Fantastico. E come ha fatto? E quante domande fai? Non ti posso mica raccontare tutto. La vita è un continuo gioco a scacchi, Giulio. Per vincere non serve tanto conoscere il gioco, ma la faccia di quelli che hai davanti. L'uomo dai 1000 segreti. Lei è un mito. Vai a preparare la cena e dopo puoi andare. Anzi, se vuoi, stasera prepara per due. Aspetta qualcuno? Sì, tu. Se non hai altri impegni, festeggiamo. Onorata. Grazie, signor Carmelo. E intanto passarono gli anni, ma quel bar rimase costantemente chiuso, con tutti i suoi debiti, nonostante i tentativi più o meno leciti del signor Carmelo.
Un giorno però Dolly notò qualcosa che avrebbe potuto dare una svolta alla vicenda. Pensavo di essere bella, ma non tanto. Cosa c'è da guardare? Non mi riconosci? Penso che ha sbagliato persona. Zia Emily, sono Dolly. Mi spiace, ma io non sono Emily. Mi chiamo Margaret. Mi scusi, lei è identica a mia zia. Vuole vedere i documenti? No, si figuri. Mi scusi ancora. Non ci voleva di sicuro un genio per decifrare quel gesto della signora Emily, quasi affettuoso nei confronti della nipote. Misteri della vita. Di certo la cartomante del bar avrebbe parlato di un classico caso di morte apparente, ma chi può dirlo? In fin dei conti, quante persone scompaiono o cambiano identità per i più svariati motivi? E diciamo che Emily qualche motivo ce l'aveva. E Dolly lo capì e seppe mantenere il segreto. Dammi fuori, se te vedo, mi distraggo. Esci per favore, grazie tesoro, scusi, mi sa. Rappresenta l'araba fenice della numerologia che dopo la distruzione... Oh. Senti, invece, parto da qua? Lo so, si vede. Ehi, inizia a venire gente. Mi ha detto mio zio che qui c'è una clientela abituale. Ciao Daniel, come stai? Ciao tesoro. Venisse... Dove che facciamo? Così? Sì, un po' così, poi ecco così. Ottima idea, complimenti. A volte ti funziona il cervello. Ottima idea! No, non mi piace. Ti prego, dimmi Scusa, te la faccio, ti do io una battuta. Perché non rifare l'inaugurazione del bar? Dopotutto è una nuova gestione, non trovi? Ottima idea, complimenti. A volte ti funziona il cervello. No, non mi viene più. Ma se quel complimenti non mi piace. Complimenti! Ottime. Solo ottima idea. Ok,